Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi faremo uno swipe con una nuova ricetta. In realtà questo è un prodotto che ho già provato di mio altre volte, però non ho mai fatto nessun video. È un olio per legno, che è questo qui, ce l'ho qui. È un impregnante per legno in colore, ok? Quindi neutro, perché non deve alterare il colore, insomma, a cui lo uniremo. Quindi metterò qualche goccia di quest'olio qui soltanto nell'attivatore cellulare. Io ho preparato una palette a colori pensata per un'altra cosa, che ho fatto un'altra cosa, diciamo, e mi sono rimasti dei colori. Quindi finirò questi qua e utilizzerò questi qua. Un verde blu, un arancione, un rosa fucsia, un giallo medio e un blu. Mentre per l'attivatore cellulare userò il bianco, ma non da solo. Unirò appunto qualche goccia di questo, ma lo prepariamo insieme e vediamo cosa ne esce. Allora, qui abbiamo i nostri colori. Stavolta voglio fare uno swipe, ma non useremo il silicone, ci metterò qualche goccia nel bianco di questo olio protettivo, è un impregnante neutro per legno. E avremo la nostra pellina lunga, userò questa. E quindi userò come base il bianco di Amsterdam, che ormai non ne ho quasi più, quindi dovrò raccoglierlo con un po' di importante sempre in grattuarsi. Sto raschiando proprio il fondo. Ok, direi che questo è proprio finito. E mi lavo un attimo le mani. Cambio. Allora, ho preso una palettina più piccola. È molto duro, anche perché proprio ho raschiato il fondo, quindi si è anche un po' asciugato. Allora, metto acqua.
un contagocce. Una, due, tre, sei. E mescolo. Ok. La nostra tela è pronta. Ho preparato una base bianca, semplice colore bianco, un acrilico proprio economico, sempre mescolato con colla e acqua. La consistenza è sottile perché a me serve soltanto per ridurre un po' l'attrito dei colori che metterò sopra. E come per lo swipe userò questo foglio siliconato, ok? Quindi così. E partiamo.
Allora, non avevo fatto riposare il colore, quindi ci sono delle bollicine d'aria e questi puntini qua sono bollicine scoppiate. Vabbè. Allora, il giallo e l'arancione tendono a prendere il sopravvento, questo si vede. Si miscelano un po' meno, quindi forse vanno dosati diversamente, o almeno insomma quelli di questa marca che ho utilizzato, perché poi dipende dalla coprenza, da tanti aspetti. È forse troppo reattivo, nel senso che secondo me ci vanno meno gocce, oppure no, la consistenza utilizzata secondo me è corretta, però forse ci va un po' meno olio, questo sì. Comunque adesso lo lasciamo asciugare e poi vediamo che cosa ne esce. Insomma, direi che asciugherà piuttosto fedele, però non mi piace questa parte, non mi piace proprio, cioè mi piace questo allaccio qui, ma allora volevo cacciare via questo arancione qua e anche questo perché è troppo, però rischio di rovinare tutto e quindi mi fermo, perché in realtà ci sono degli allacci che mi piacciono molto e non vorrei perderli. E vabbè, io direi che l'esperimento si conclude qui. Lo vediamo asciutto, dai. Va bene, dai. Non ce la faccio a star ferma, ma bisognerà. Allora, io devo trovare un modo per... non mi piace assolutamente questa chiazza gialla, questa parte non mi piace. Mi piace questo allaccio qui, però sto pensando di modificare, anche se non so bene come. Potrei rovinare tutto, ragazzi. Potrei rovinare tutto.
Questo è il risultato asciutto. Non so se è meglio orizzontale o verticale, però ve lo faccio vedere da vicino. In realtà è una di quelle situazioni, rare situazioni, in cui lo preferisco asciutto che bagnato. E questo perché trovo che nell'asciugarsi abbia un po' fatto emergere dei dettagli che da bagnato si vedevano molto poco. Cioè in queste chiazze arancioni che mi piacevano poco, però vedete che, non so se si vedono, sono comunque abbastanza dettagliate e quindi alla fine non mi dispiace. Cioè si è asciugato comunque molto bene, anzi, meglio di quanto potessi pensare. E niente, questo è il risultato asciutto.